Allacciare le cinture di sicurezza. Dai, svela le tue ciabattine. È che gli devo mettere un po' di pepe, sennò qui questo non fa un cazzo. E indovinate chi è andato a fare i buchi nel lato scomodo? Dai. Buon Natale! Siamo Marina e Maurizio. Invece di viaggiare come sognavamo, da quest'estate siamo costretti a ristrutturare un camper infiltrato, proponendovi video nerd ad oltranza. Se non siete ancora stufi, state con noi ancora un po'. Giuriamo che è quasi ora di partire per il giro del mondo. Buongiorno telespettatori. In questa nuova puntata vedrete diversi tipi di lavori. Numero 1. La stupidità di Mauri che avanza. Numero 2. La demenza senile di Marina. Com'è che aspetta, devo dire le cose dell'aereo? Mi viene già da ridere. Dove vado? Avanti, vieni qua. Vieni qua, cioè nel senso vai avanti a parlare. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, adesso vi facciamo vedere i lavori di oggi. Mauri, sei inquietante. Lavoro numero 1. Mettere la cerniera e montare la porta dell'armadio del bagno. Lavoro numero 2. Allacciare le cinture di sicurezza, slacciarle, tirare. Nel caso di un'averia, prendere la maschera. Ah! No, la cintura di sicurezza serve per il letto. Te la faccio vedere dopo. Visto che Marina ha tanto insistito a farmi fare la lentina del bagno, adesso metto una cerniera che verrà messa così come le altre sostanzialmente e fa questo lavoro qua. Cerniera. E l'antina, antina. Poi la montiamo, però non mi vuoi fare le mensole. No, adesso non te le faccio dentro. Ti metterai quelli di plastica. Siamo andati dall'altra parte. Ok. Dammi. La metà che mi taglio le vene. Ma dai, ma non puoi riprendermi qualsiasi cosa faccio. Ma sì, ma hai detto che dovevo riprendere che mettevi Vabbè, ma l'antina. aspetta, prima fammi tirare giù due. Una posizione più scomoda, eh? Ti ricordi quando giocavi a Twister da piccolo? Ecco cosa serve. Quello della mano sul giallo, piede sul verde. Adesso capisco cosa serve. A te, guarda. Voilà. Adesso poi gli metterò il fermo. Così hai la tua benedetta porta. Bello. Sei contenta? Sì, perché così ci ritiriamo le cose del bagno. Ti frigge uno spazzolino, ecco. Ci devi ritirare qui dentro. Ma se c'hai più roba tu di me, che cosa c'hai di- il gel, che c'hai Ma le c'è- robe della barba, che c'hai un sacco di cose in bagno. Poi credeteci che ce l'ho io di più le cose. C'ha anche la spazzola. Che spazza. C'ho un pettine e basta e finisce lì. Cosa vuoi, una calamita? Sì. Toh, voilà. Wow, che meraviglia! Il mio mobiletto del bagno. Sì, ceppetto. Lavoro Perché questo- numero 1. Finito. Uno. Numero 1. Oggi andiamo per numero, l'ho Ah, detto. ok. E questo qua invece è anche già finito. Se non l'hai fatto vedere. 1,5. Che è quello che ho Sì, levigato ma era l'altro di giorno. ieri, questo non vale. E niente, tanto l'ho levigato. Dai, andiamo al lavoro numero 2. È che gli devo mettere un po' di pepe, sennò qui questo non fa un cazzo. Ma vai a cagare, va te Pepe. Lavoro numero 2. Cinture di sicurezza. Questo qua è il sistema vecchio di aggancio, che è la tenda delle tapparelle, avevano, che si agganciava, sali, qua. Ed è scomodissimo perché devi infilare dentro tipo una cintura normale. Allora, per avere un qualcosa di rapido e veloce, ci sono queste cinture di sicurezza che ho trovato da un cinese. Devo dire che sono... non so per che cosa le usino, perché non so neanche se sono certificate in qualche cosa. Però la taglierò nella lunghezza, diciamo, più corretta possibile, e quindi cosa succede? Che quando lo alzo, anche con una mano, riesco a infilarlo dentro la cintura. Perché al momento ci vogliono 8 mani, cioè Sì, no, 4 mani per tirar sul materasso e altre 4 mani per agganciarle. È scomodissimo, è proprio tieni su con la spalla, aggancia, Diciamo poi che sgancia, un è casino. anche colpa dei pistoni. Sì, dovrò cambiarle perché adesso ho aggiunto questo peso. Adesso vedo quando aggiungiamo anche il materasso e
diventa pesante alzarla, quindi devo cambiare i pistoni, ma lo sapevo già, con 40 anni questi pistoni erano sboffati. Però non voglio farlo io perché non so se ho la forza sufficiente per poterli comprimere e infilarli dentro, che non è semplice, non è una banalità, anzi. Quindi devo trovare un sistema, vedere, insomma, adesso vedo. In questo piccolissimo spazio di lavoro cambiamo quella vecchia tapparella per la nuova cintura di sicurezza. Ora toglierò l'audio a questo video perché non si può sentire quello che Mauri dice. Sì. Comunque, mi sono inventato anche il cacciavite stretto, visto che non ce l'ho. Per la parte sopra riutilizziamo il vecchio gancio. Sì, è stato lì 42 anni, ma ci starà ancora. Adesso poi devo capire solo come agganciarlo, però era giusto per capire. Perché il gancio posso usare questo. Il lavoro numero 2 ha una difficoltà da questo lato. È complicato da quel lato lì inserire questa cintura. Sì. Lavoro finito numero 2, ho messo l'altro gancio, uno l'avete visto prima, e sono gli stessi che usano le hostess per farvi le dimostrazioni di cinture di sicurezza. Comunque anche questo è smarcato. Maniglie per cassetti. Bello. Cioè, che ti spiego cosa ho fatto, perché qua magari può servire a qualcuno. Dio, è semplice la cosa, a parte sporcarsi. Allora, siccome le vite in dotazione erano praticamente, ve le faccio vedere, erano di questa lunghezza, se guardate qua, sono giuste, no? Escono di tutto questo pezzo. Il problema è che se io calcolo lo spessore che ho, che è praticamente doppio, non mi uscivano. E allora cosa ho fatto? Con una punta del diametro della testa ho fatto un buco fino a metà e poi ho fatto l'altro buco piccolo con una punta da 4 che è praticamente il diametro solo della vite davanti, e così sono riuscito ad avere la possibilità di metterlo dentro. La chance. Bello. Questa che ho capito anch'io la spiegazione. No, che fa la stupida ma non è, ricordatevelo, chi fa lo stupido a volte io. Work number 3. Come si dice fatto? Done. Down. Minchia, mi sto dimenticando anche quello. Vabbè, lavoro fatto, numero 3. Trakito c'è il numero 3. In giapponese. Atang tohi 3. Esatto. Mi dite dire che non so il giapponese. Sì, facciamo il lavoro numero 4. Perché mi sta battendo il tempo. Non la sopporto, ve lo dico già. Allora, qua c'era un buchetto che era della vecchissima aspirazione. Volevo chiuderlo, ma poi ho pensato, ma perché invece non lasciarlo aperto, mettendogli una griglietta di queste qua con le sue retine per i moscerini, che mi fa circolare comunque l'aria, visto che qui sotto c'è una tanica che potrebbe in teoria fare anche condensa, quindi è meglio che sia arreggiata, e quindi facciamo il lavoro numero 4. Che sono 4 viti. 1, 2, 3, 4. Di Vuoi far vedere? 25 centimetri. Fai vedere il buco. Faccio vedere il buco. Dai! Questo è il bus e questa qua è la retina che ci va sopra. Bus, retina. Il re del bus copre il bus. Le viti? Non lo so. Devi prenderle tu. Ah, sì. Ce l'hai in mano. Hai verniciato di merda qua, da pulire, eh? Sappi. Sei tu che ci metti i piedi. Mentre tu andavi in giro, io i lavori li finisco. Vai a vedere. È il numero 4. Numero 4. 4. 4, come si dice in America? 4. 4. No, che contano senza l'indice. 4. Stiamo facendo il lavoro numero 5. Che culo. Non so se voi conoscete questi qua, sono di pissoir, che sono quelli lì per terra. E per terra non si vede niente, ma sono bottoni. Ok, bottoni. E ci vuole la sua macchinetta che schiacci
praticamente rimane il botton, perché questa è la fascetta che terrà la tenda. Questo qua lo metto così, quindi Fai vedere come funziona. se lo metto così, questo va dietro così, perché questo va così, e questa parte qua che dovrebbe essere il maschio va così, perché così fa così. Ti è chiaro? Chiaro. A te sì, a me no. Vedi, poi schiacci e lui lo rivetta, e quindi questo adesso tu fai così e verrà chiuso così dentro. Guarda, potrei anche usarlo così là. Adesso metto un'altra vite con un coprivite sostanzialmente al muro, nell'angolo, e quindi questo qua sarà quello che terrà le tende. Capocantiere 5, fatto, è il lavoro numero 5 della lista, Vai a vedere. Ecco qua. Tende della doccia. Raccogli tende. Marina non voleva essere ripresa perché ha detto che c'ha sulle ciabattine. E adesso ve la faccio vedere. Dai, svela le tue ciabattine. Dai. In questi momenti critici. Aspetta. Guarda che belle. Sono di Pile, vedi, guarda. Sexy proprio, Manco mia nonna ce l'aveva ste cose. Fa niente, ma io adesso sono in un momento critico, tu non mi devi riprendere. Abbiamo fatto... No, aspetta, prima ti spiego perché sei per terra. Perché dove altro mi metto a tagliare una stoffa da 1,5 metri? Fammi capire, non ce l'ho un altro spazio. Comunque, abbiamo tirato dei fili per seguire la trama dritta della stoffa, ok? Quindi trucchetto di un'amica che mi ha spiegato. Una amica che quanti anni ha la Maurizia? 70? Una cosa Sì, così. è la nostra followers. Comunque, tirando dei fili e tirandoli via, la trama della stoffa rimane drittissima in modo che io posso tagliare dritto. E quindi ti lascia un segno sostanzialmente. Esatto, togliendo i fili lascia un segno. Ok. L'ho fatto anche per le tende, Invece l'ordito. Mentre, ok, la trama è l'ordito. L'ordito è in questa direzione e l'ho misurato. Questo è l'ordito. Esatto. Ordito. Di qua abbiamo invece misurato e segnato con un gessetto e adesso vado a tagliare quello che è la misura e lo stampo per fare il primo cuscino. Oh, sembra la posizione dell'uomo ragno così. Perché uomo ragno? Ma vai a cagare. Oh, paura. E sei sbagliato? Zitto, devo sentire il rumore della stoffa. Questo grigio melange mi confonde. Almeno la forbice taglia bene. Tutto che si muove. Sì, vedete come tutto si muove. È come un po' Sì. psichedelico. Guarda. Psichedelico. Vedo che si muove. Cazzo si fuma. Comunque volevo dire che finalmente Marina lavora. Cioè, ho fatto tutto io il camper a Sì, mano io non ho fatto niente. e adesso deve fare una cosa oltretutto tutta la mattina che litighiamo. Adesso adesso siamo più allegri e rilassati. Perché io ho detto, no, te lo fai tu, non rompere le balle a me. E diciamo, oh, vedi, dammi una mano, poi si sbatte. Insomma, alla fine abbiamo anche litigato. Ma- Sono cose che succedono. Perché? Perché io non ho Allora, aiutato. Non ho aiutato Non nell'impianto. entrare nel elettrico. mio clip che sto spiegando ai nostri amici, ai miei amici, non nostri. E l'impianto Ai miei idraulico. amici che io sono quello che ha fatto tutto. Lei ha giusto un paio di tubi, oltretutto sbagliando. Comunque no, sta facendo lei, ma che sono a mano perché da solo non ce la faceva. Quindi... Ecco il tuo clip. Vabbè, vado, adesso la picchio un attimo e arrivo. No, picchiare non si... Attenzione, queste cose le donne non si fanno, Bisogna trattarle con un fiore. Forte, possibilmente una rosa. Dai, sto scherzando. Sai dove te ne metto le spighe della rosa? Armani. Sì, Armani. Oh, ma ragazzi, ma devo fare tutto io, ma non esiste. Ma come sei bravo a fare lo zig-zag? Ma che meraviglia. Lo faccio io perché lei mi ha detto che lo devo fare io.
Come i cinesi. Mi ha anche picchiato. Ho detto che dormirò qua, mangerò qua e non vivrò più da nessun'altra parte. Fino a quando non saranno finiti i cuscini. Vabbè, allora faccio in fretta. Dopo tutto il giorno... E le 7 fatiche di Ercole c'è un cuscino. Eccolo qua. Questa è la parte della cerniera, che adesso stireremo, però vedi che è scomparsa. Tanto E- dietro non la vede nessuno comunque. Esatto, e gli altri 3 lati sono così. Così. E così, senza cuciture. Aiuto. Vabbè. Cerchiamo di fare l'altro e poi basta. C'è Per oggi. l'altro, ne abbiamo 13. Lo so. Io volevo farne 4 oggi, figurati. Sì, auguri, ciao. Ragazzi, siamo a 3 cuscini, questo è il quarto. Disturbare Armani. È un po' buio. Niente, l'importante è che riesco a fermare i punti, no? Perché sai, noi artisti si torna più indietro. Dovresti fare un tutorial sui cuscini. Sì, ormai guarda, ho fatto anche i cappellini. Che bello. Anzi, sta meglio qua sto cappellino. Era per te questa. Ormai abbiamo imparato, qua ci abbiamo messo su una fabbrica di riforma e revisione camper. E tra un po' faremo anche la meccanica, spero proprio di no. Però, detto questo, sì, adesso andiamo un pochino più spediti. Abbiamo fatto 4? Questo è il quarto? Sì. In un giorno e mezzo. Non so se poco o tanto. Stiamo finendo il filo. Vi faccio vedere il lavoro numero 6 finito. Però prima vi faccio vedere il lavoro numero 6 vecchio. Che è questo qua. E il lavoro numero 6 finito è questo qua. Notare la qualità delle cuciture. Le rifiniture dove le zip vengono anche coperte. Tutto io ho cucito. Su progetto di Marina. Però ho cucito tutto io. E quindi abbiamo fatto tutti i cuscini della dinette. Quindi lavoro numero 6 finito. Oggi fa freddo ma c'è il sole, quindi farà caldo dopo. A Natale c'erano 26 gradi. Quindi spero. Ragazzi, andiamo avanti a fare un altro lavoro. Numero 14. 7. Devo siliconare tutto sotto. Meno male che è asciutto per terra, quindi posso fare i buchi che ho fatto nei vari lavori. Adesso devo siliconarli un pochino per evitare che entri umidità dentro e quindi mi vada a affittare e a far marcire quello che io ho riparato. Ti hanno regalato il Sikaflex a Natale? No. Ti sarebbe piaciuto, eh? Oh sì. Ma com'è contento il bambino col suo regalo il giorno dopo Natale. No, dai, sono gli ultimi questi qua. Allora ragazzi, oggi è Santo Stefano, giusto per darvi un'idea temporale di in che giorno stiamo girando. E Mauri sta facendo queste siliconature sotto al camion perché così almeno possiamo poi dopo questo lavoro spostarci in un altro parcheggio. Questo lavoro lo dobbiamo fare qui perché c'è lo spazio per potersi sdraiare sotto, insomma, apparecchiare di fianco al camion. E invece ci sposteremo in un parcheggio più vicino a casa, che però è su strada, quindi non potremo mettere nulla giustamente nella carreggiata. Bene. Non ho più l'età per fare queste cose. Comunque il lavoro numero 7 finito. È sporcato. Come al solito, anche i capelli. Ma non me li taglia sto giro. Manca la corrente. Bisogna accendere l'inverter, se non lo accendi. Manca la corrente. Adesso lo accendo. Siccome voglio alleggerire un po' il letto, farò il numero 8. Cioè Buchi. faccio i buchi. Io sono sempre il re dei buchi. Ma secondo me si alleggerisce di un chilo forse. Però vabbè. Meglio che niente. Servirà? Non servirà? Non lo so, meglio che niente, dai. Sai che poi te li devi fare tutti a mano con la carta vetro. Lo sai Marina, no? Il mio problema non sarà levigare questi, il mio problema sarà pulire tutta la segatura che ci sarà in giro. Questo sgabellino con questo peso dura da Natale a Santo Stefano. E Santo Stefano è oggi. Vai sul lavoro, dai. E indovinate chi è andato a fare i buchi nel lato scomodo? Dai.
Sei la regina dei buchi, visto che io sono il re dei buchi. Lascia perdere, va? Allora, giusto per spiegarvi, non farò tutto il letto così, Faccio solo la parte dei piedi per 2 motivi. Per alleggerire di mezzo chilo forse, se va bene, ma per arieggiare il cassone sotto. Perché comunque preferisco che ci sia un giricircolo d'aria, visto che sopra comunque ci sarà uno di quei materassi in... Che materiale è? È una gomma più. Tipo una gomma a piuma, no? E quindi comunque plastico. E quindi ho bisogno di areggiare sotto per evitare, insomma, muffe e robe varie. Non so se lo farò anche nella parte della testa, adesso vedo, ma forse no. Adesso carteggiamo, Marina farà questa parte qua e io quella. Ognuno il suo lato. Esatto. Il lato B ce l'ho io. Numero 8, fatto. Siamo pronti per il lavoro numero 9, che è l'ultimo di questa settimana. So che non si mette così, è la carta da parati, però io la metto così. Alla fine lo fa lui. Chissà perché. Mi hai detto che lo volevi storto, io... Ma sarà stato ugualmente, non ti preoccupare. Dovevo lasciare lo scotch sulla pelle marrone? No, quello che non riuscivo a capire, no, in teoria questo è lavabile. Quello che non riesco a capire è spessa da far paura, pensavo fosse più... Più acquosa? Devi spalmarla bene, sennò poi vengono i grumi. Sono tutti i lavori che non ho mai fatto, quindi non so. Ci siamo detti, se qualcosa viene male, lo rifaremo. Prima o poi, non adesso. E io mi sono detto, se qualcosa viene male è colpa di Marina. Non sono tappezziera, però... Questo è il famoso attrezzo per attaccare la carta da parati. Si arriva fino a giù, si taglia l'eccedenza con un taglierino. Taglierino. Che taglio di merda. Taglierino che non taglia. No, sono queste cose grigie che danno fastidio. Facci vedere la tua bravura, così tutto il mondo sarà testimone se sbagli. Vedi che quella roba è schifosissima grigia. Perché è più spessa. Cioè, Perché è grigia. tu quel grigio non ti trovi bene, né? Ultimamente devo dire io. Lavoro numero 9. Finito. Se vi piace, no, Scriveteci pure qualcosa qua sotto di questa non insulti per favore. fantastica carta da parati, perché tanto lo sappiamo che da lontano non si vede, ma da vicino sappiate che ha dei brillantini. Ok, volevo chiedere una cosa a Marina. Qual è stato il pezzo più difficile a tagliarlo che hai incontrato nella carta da parati? Ah, il grigio. Ecco, vedete? Alla fine il problema è sempre stato il grigio. Detto questo, ragazzi, io direi che possiamo finire questa puntata qua. Attenzione, un attimino, non è finita, state ancora incollati. Prima di tutto dovete aspettare i fuori onda, ma prima dei fuori onda vi dobbiamo spiegare cosa succede adesso. Perché? Niente. Adesso cosa succede? Niente. No. Noi diciamo che andiamo avanti a fare rifiniture, ve le risparmiamo, perché come avete visto 9 lavori ed erano i più complessi. Dobbiamo mettere bordini, che qua attorno alla dinette, dobbiamo fare dei ritocchi su alcune verniciature che sono saltate. Poi dobbiamo mettere dentro nel camper le nostre cose, quindi una specie di Esatto. trasloco, e quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo per... È passata una macchina. Eh sì, perché adesso non siamo più nel parcheggio. No, è vero, ci siamo spostati perché sopra praticamente ho litigato con insomma, questi delle ville. Io, quando mi prendono le foto e mi denunciano, io dopo un po' vado fuori di testa. Detto questo, per evitare di picchiare qualcuno, abbiamo deciso di spostarsi davanti a casa. Siamo su strada adesso. Okay. Tanto comunque i lavori fuori non ne devo più fare, almeno per il momento, e quindi possiamo tranquillamente lavorare dentro. Potuto vicino a casa, i lavori che dobbiamo fare, abbiamo pezzi in casa, sono un po' di casini. Però ve li risparmiamo questi qua. Adesso noi ci prendiamo una pausa di 1, 2, 3, 4, 18 mesi. No, Quindi innanzitutto vi auguriamo buon anno, Buon perché anno, questo è vero. l'ultimo video dell'anno, voi lo vedrete mercoledì 28. Domani. Cioè Cioè, 27, cioè, noi senza facciamo in dare tempo dopo reale. distante. Se non ci credete ve lo dimostro prendendo questo qua, guardate, 27. Quindi, No, non c'è ragazzi, scritto, ce l'ho ora. Ah, ecco adesso 27. Mi è arrivato anche un di messaggio. qualcuno? No, non c'è. Comunque è il 27, quindi noi registriamo e mettiamo lì, quindi siamo un po' in ritardo su tutto, però l'idea è quella adesso di fermarci un attimino,
finire tutti questi lavoretti, ci potremo mettere magari 1 o 2 settimane, iniziare a pianificare il test, perché noi andremo a testare il camper, vuol dire iniziare a fare un paio di giorni qui attorno, iniziare a dormire, aspettare che arrivi il materasso non è ancora arrivato. Questo è uno dei problemi fondamentali. Esatto. Il materasso è ancora in stand-by, quindi appena avremo finito le rifiniture, quella sarà la nostra premura, avere un materasso di qualsiasi genere. Esatto, e quindi testarlo, dopodiché iniziamo a pianificare quello che è il viaggio da una parte o dall'altra dell'Europa, più probabile da una parte di là. Se vi interessa sapere che cosa stiamo facendo, rimanete connessi con i nostri social, per esempio daremo degli spoiler su Instagram. Giusto, anche Facebook ci abbiamo, se volete scrivere anche lì. E ricordatevi di attivare la campanella, che noi non diciamo mai, però in questo caso è fondamentale che l'attiviate, perché altrimenti non saprete mai quando esce il prossimo video. Almeno ci fate compagnia. Vabbè, comunque, insomma, se vi piacciamo iscrivetevi, se non vi piacciamo fate qualcosa, mandavi a cagare sotto il video, fate quello che volete. Scrivete dei bei commenti per Mauri che... Ah, caspita! è vero, io ho ricevuto una richiesta. L'avevamo detto nella scorsa puntata. 1, allora. 2, 3, via! Beppone russava nel grande giardino e sul suo nasone volò un moscerino. Il vento suonava un bel valzerino, così il moscerino si mise a ballare. Ullalla, 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 questo è il valzer del moscerino. E la fermo qua. La canzone, chi la sa, la scrive qui sotto. L'hai già detta. Ah sì, infatti. Vabbè, io ho avuto la richiesta e ho soddisfatto la richiesta, quindi dalle prossime in poi 10 euro una. Bene ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine, di nuovo buon anno. Grazie per essere stati con noi qua in questo video fino adesso e anche nel 2022 fino ad oggi. Esatto. La carta da parati è messa azzurro, verde, grigio. Non si sa quale, ma è grigia. Però insomma vedrete poi il contesto finale. La prossima puntata potrebbe essere probabilmente tra qualche settimana un camper tour, Sì. ok? Ma adesso oggi non vale la pena farlo, tanto non è tutto finito, ma avete già visto tutto praticamente. Sì. Beh, c'è il camper tour, mi avete chiesto di parlare dell'impianto fotovoltaico, farò una puntata apposta, faremo una puntata su quello che abbiamo speso, ormai siamo alla fine, quindi i conti li abbiamo, ragazzi, i costi. Che botta, però questi sono gli argomenti che verranno fuori da qui all'inizio del viaggio. Non so se riusciamo a fare già qualche puntata, però magari facciamo una diretta. Voi iscrivetecelo sotto se volete una diretta, magari un mercoledì alle 8 la faremo non dal camper ma la faremo da casa, perché Dipende dove saremo. O dipende dove saremo, anche questo. Bravo, così, minchia, intriga. Adesso restate qua connessi perché ci sono, come al Il solito, fuori onda. Ciao ragazzi, Ciao. buon anno di nuovo. Un bacione. Ragazzi, non ve lo diciamo neanche più cosa stiamo facendo. Oggi lavoro numero 1. Aia. Spaccare la faccia a Maurizio. Perché? Perché questa qua sarà la fascetta che coprirà la... Che terrà? Sì. Questa è la fascetta che terrà la tenda, questa è la Della fascetta che doccia. terrà la tenda, questa è la fascetta che terrà la tenda della doccia, questa è la fascetta della tenda della doccia. Sopra la tenda, la Sopra la tenda la sfascio tutti, dai, che dopo vi faremo vedere. Grazie, arrivederci, ciao, sono piacere, ciao ciao. Ti abbiamo portato il regalo di Natale. Buon Natale! Sei contento che portiamo il regalo al camper? Ah, pensavo fosse per me. No ragazzi, questa qua è una figata, adesso ve lo faccio vedere. Questo è il regalo del camper, vero e proprio. Più o meno, insomma, perché poi dopo il camper non è che se ne faccia molto. No, poi alla fine è per noi il regalo. Però Premetto, nessuno mi paga a fare questa pubblicità, eccetera, però è una cosa carina eventualmente per il prossimo Natale. My Tosta Rica, questa azienda che fa dei biscotti brandizzati come volete. Tipo noi abbiamo messo la foto del camper. E sono questi qua, ed è venuto anche abbastanza bene. Ovviamente di solito ci si mettono le facce o cose del genere, però è carinissima come cosa. E niente, allora Marina ha trovato questa cosa e ci abbiamo fatto il regalo anche a lui.